Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi in questo interattivo vediamo le energie e le sorprese che arriveranno il prossimo anno. Divideremo la stessa in modo da esplorare i vari quadrimestri dell'anno, quindi 3 quadrimestri per ciascuna stesa, e in più esploreremo in particolare, ci focalizzeremo su la sfera più emotiva e sentimentale, quella lavorativa e quella delle finanze, con tarocchi e oracoli vari. Per chi non mi conosce, sono Ales di Mintitaro, sono una cartomante ed una tarologa, ma anche un coach di sviluppo intuitivo, il che vuol dire che aiuto le persone a sviluppare e padroneggiare le proprie doti intuitive in modo da poterle utilizzare come una guida interiore, una specie di bussola interiore nella loro quotidianità. Dunque, le varianti fra cui scegliere sono come sempre tre: la prima con il quarzo rosa, la seconda con l'ametista e la terza con l'agata azzurra. Vi consiglio di fermare il video un momento per scegliere con calma e seguendo la vostra intuizione la variante che vi comunica di più, dopodiché potete andare direttamente al capitolo del video che la descrive e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci arrivata alla prima variante, quella del quarzo rosa. Mirra ha deciso di unirsi a noi in questa lettura e vi saluta. Dunque, vediamo subito le energie che caratterizzeranno l'intero anno per coloro che hanno scelto questa stesa con la carta dello scrigno degli oracoli. E abbiamo il ponte. Questa è una carta che appunto preannuncia connessioni, collegamenti, ponti fra differenti situazioni o fra voi e altre persone che saranno chiave quest'anno, nel senso che avrete la possibilità di creare delle connessioni determinanti per voi durante questo anno e di fare appunto di unire delle situazioni apparentemente con nulla in comune, oppure comunque di creare delle relazioni tra voi ed altre persone determinanti. Vediamo adesso cosa dicono i tarocchi nello specifico. Dunque, per quanto riguarda il primo quadrimestre, quindi che va da gennaio ad aprile, abbiamo l'asso di spade in apertura, il 3 di spade e il matto. Poi il secondo quadrimestre, che quindi va da maggio ad agosto, abbiamo il re di denari, il giudizio e il diavolo. E poi l'ultimo quadrimestre che arriva da settembre a dicembre del 2023, abbiamo il 3 di bastoni, l'8 di denari e finisce con la papessa o gran sacerdotessa. È interessante perché l'ultima riga ha tutti arcani maggiori, poi lo vediamo. Comunque, diciamo che i primi 4 mesi vi vedo con una forte energia d'aria, appunto perché sia abbiamo due carte di spade, sia abbiamo il matto che è legato comunque a il messaggero degli dei, ovvero Hermes, e quindi
diciamo anche all'elemento aria per un certo verso. C'è un qualcosa di nuovo che inizia, però ecco, è come dire, circondato questo nuovo cammino da sentimenti un po' pesanti, perché il 3 di spade sicuramente è una carta un po' pesante, quindi nel primo quadrimestre avrete probabilmente dei tagli da fare con delle situazioni che si stanno prolungando oltre misura e che a voi non servono più, perché appunto l'asso di spade è un nuovo inizio sicuramente, però anche un nuovo inizio preso con una certa assertività, con una decisione anche a livello, come dire, razionale, ma anche di autodifesa, perché appunto la motivazione dietro a questo taglio, a questa decisione che decidete di fare, è legata appunto a una certa pena che sentite dentro di voi. Quindi probabilmente dovrete dare un taglio appunto a situazioni pesanti, a relazioni pesanti che non vi aiutano più, e come conseguenza vi sentirete per un verso liberi da fardelli non necessari, dall'altro anche un po' spersi, perché il matto ha una valenza, come tutte le carte dei tarocchi, abbastanza ambivalente, perché da un lato sì, vi incita, esprime un concetto di libertà, no? Da appunto fardelli che vi trascinavate dietro, quindi viaggiate leggeri, come si suol dire. Vedete che il matto, Mirra, scusami, il matto ha come bagaglio solo un piccolo fagotto, quindi sicuramente viaggia leggero, però appunto è anche una carta che lascia un po' il senso del vuoto davanti a sé, e quindi così un po' un punto interrogativo in fronte, ecco, diciamo. Per quanto riguarda invece il secondo semestre, vedo sinceramente che ci sono delle situazioni del passato che ritornano, ovvero come se questo nuovo inizio non riesca veramente a ingranare, perché non è che non ingrani, però siete ancora molto legati ad esperienze passate, ehm, che appunto avete cercato nel precedente quadrimestre di lasciarvi alle spalle, ma che invece ritornano nel secondo quadrimestre. Perché c'è la carta del giudizio con la carta del diavolo, e appunto la carta del diavolo indica dei legami anche un po' malsani, anche un po' ossessivi, e la carta del giudizio indica un legame un ritorno del passato, perché capite che la iconografia della carta è abbastanza chiara, no? Nel senso che c'è questo angelo che richiama in vita per il giudizio universale, ovviamente, delle persone che appunto risorgono dalla tomba, quindi dal passato. E quindi sinceramente penso che pur avendo fatto un tentativo di chiudere con una situazione passata nel primo quadrimestre, questa ritornerà nel secondo. Può essere appunto qualcosa legato ad una persona specifica che ritorna a voi, che è in questo caso rappresentata dal re di denari, quindi non necessariamente un uomo, può essere anche una donna, però appunto che ha in sé l'energia del re di denari, quindi una persona ehm, sicura di sé, con magari anche un certo benessere materiale, o comunque una mentalità molto concreta, molto sicura di sé, ehm,
quindi anche matura mentalmente, appunto, che sembra appunto ritornare a voi. Poi vedremo nello specifico quando parleremo delle relazioni sentimentali, cosa questo può significare. Comunque, appunto, per il secondo quadrimestre vedo questo ritorno di una situazione, di una persona che, con cui avete un legame, diciamo, anche un po'... un attaccamento profondo che però il diavolo indica che è una cosa, un attaccamento che malgrado voi non riuscite, di cui non riuscite a liberarvi. E nell'ultimo quadrimestre, quindi che finisce a dicembre, abbiamo comunque che sarete molto focalizzati su dei vostri progetti, anche lavorativi, ma non necessariamente, comunque iniziate ad avere un focus sul vostro futuro con il 3 di bastoni, che è appunto la carta un po' degli investimenti, dell'attesa di risultati. Ehm, l'8 di denari indica appunto un lavorare, un mettere, un portare concretezza a questi progetti, perché appunto è, vedete, un personaggio che lavora assiduamente sui suoi obiettivi e la papessa come ultima carta mi dà l'idea appunto che sarete un pochino più invece concentrati appunto su voi stessi nell'ultimo quadrimestre dell'anno, perché la papessa appunto è una energia chiusa, un po' introspettiva, un po' introverta, un po' chiusa in se stessa, come se volesse migliorare se stessa e quindi si auto-isola un po' dall'esterno. Quindi un po' per riassumere tutto l'anno, vediamo che appunto il primo quadrimestre è come se voi voleste lasciarvi alle spalle delle situazioni, delle persone, anche in maniera diciamo un po' sofferente, no? Perché comunque il 3 di spade indica che non è una decisione semplice da fare. Questa volontà di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita, però appunto il secondo quadrimestre vedo che torna a questa situazione dal vostro passato e però nell'ultimo quadrimestre vi vedo invece molto focalizzati su voi stessi, quindi è come probabilmente che questa situazione del passato ehm, vi possa per un certo verso permettere comunque di guardare avanti, anche se mi dà l'idea che è una situazione del passato che non ha in realtà un legame che rimarrà durante l'anno, mi dà proprio l'idea che l'ultimo quadrimestre in realtà voi la lasciate alle spalle e andate un po' avanti per la vostra strada. A livello sentimentale, diciamo, viene esplicitato il livello sentimentale dalla prima riga di carte, quindi abbiamo l'asso di spade, il re di denari e il 3 di bastoni. E quindi un po' si conferma il fatto che voi in realtà vogliate iniziare con una decisione ben precisa un nuovo capitolo guardando al futuro appunto con il 3 di bastoni. Um, c'è comunque centrale nella vostra vita questo re di denari, quindi è questa persona di cui abbiamo parlato prima, che è una persona molto concreta, molto posata, molto sicura di sé per un certo verso, e è come se durante l'anno, a livello sentimentale in generale, la vostra vita sentimentale appunto
fosse determinata da questo personaggio con cui cercate appunto di iniziare un nuovo capitolo anche guardando nel futuro. Quindi è come se poi alla fine questo personaggio che ritorna dal vostro passato in realtà a livello sentimentale potrebbe essere appunto potrete fare un collegamento, come dice il ponte, la carta del ponte, con questa persona per creare appunto un futuro insieme, per investire a livello sentimentale. Invece, per quanto riguarda il lavoro, sarete molto concentrati sul vostro lavoro, avrete come ehm, come una rinascita, no? Con la carta del giudizio, come un nuovo slancio a livello lavorativo, potreste ricevere anche una convocazione, una chiamata, che vi permetta appunto di creare dei progetti, magari un nuovo cliente importante, comunque un evento che vi permetterà di lavorare appunto in maniera concentrata, anche di crescere, perché la carta dell'otto di denari è una carta di crescita. Questa carta del giudizio indica che comunque quest'anno avrete la possibilità appunto di ridare nuovo slancio alla vostra attività lavorativa, e lasciare un po' alle spalle dei malesseri, dei disappunti che avete avuto appunto in passato, perché il 3 di spade indica appunto che siete, come dire, influenzati anche da dubbi, da paure relative a situazioni del passato che però appunto quest'anno riuscirete a mettere da parte e riuscirete a trovare nuovo slancio. Anche la carta del giudizio indica spesso anche che, soprattutto relativa al lavoro, riuscirete a seguire un po' la vostra vocazione vera, insomma, a fare della vostra passione il vostro lavoro. Soprattutto anche perché è legata alla carta dell'otto di denari, quindi si vede proprio che avrete la possibilità di seguire un po' la vostra passione in ambito lavorativo, quindi è abbastanza interessante appunto come stesa in ambito lavorativo. Per quanto riguarda le finanze, che è la parte bassa, diciamo l'ultima riga, abbiamo il matto, il diavolo e la papessa. Dunque, per quanto riguarda le finanze, dovrete probabilmente fare un po' attenzione, perché vi vedo un attimino, ehm, come dire, con il matto mi dà l'idea che iniziate l'anno sicuramente in maniera un pochino così ehm, confusa a livello finanziario, è come se sentiste che non aveste la rete di sicurezza con voi. Ehm, il diavolo indica anche che potrebbero esserci delle abitudini che vi tolgono risorse finanziarie, no? Perché il diavolo indica appunto tra cioè tra virgolette, vizi, no? Per dire, dalle sigarette a non so che, insomma. E dovete fare attenzione perché potrebbero appunto succhiarvi risorse finanziarie. Mentre la papessa mi dà appunto l'idea anche lì che c'è una specie di chiusura dell'energia finanziaria, cioè
in generale queste tre carte insieme mi dà l'idea che dovrete fare un po' attenzione, e appunto evitare spese eccessive, concentrarvi un po' più sulla parte un po' più meno lussuosa, insomma, evitare lussi, evitare spese ricorrenti che appunto vi possono togliere costanti risorse, perché appunto magari avrete la possibilità di iniziare un nuovo percorso e avrete bisogno appunto di un capitale per questo. Tra l'altro la carta della papessa è legata alla luna, quindi io vi consiglierei anche di iniziare un po' a seguire i cicli della luna per quanto riguarda le vostre attività finanziarie, ovvero la luna nuova per iniziare nuovi progetti, la luna piena per spendere, magari investire nei vostri progetti, magari anche spendere per i vostri piaceri e poi la luna soprattutto calante, seguirla per evitare di spendere appunto nelle fasi della luna calante, insomma seguire un attimo i cicli della luna perché la papessa è proprio legata alla luna. Quindi riassunto finale, nel primo quadrimestre vedo che prendete la decisione di togliervi dalle spalle delle situazioni, delle responsabilità, comunque qualcosa che vi appesantisce e iniziare un nuovo anno con appunto l'intenzione di cambiare molte cose nella vostra vita o comunque di seguire un po' l'istinto con il matto di buttarvi un attimo liberi da fardelli che vi appesantiscono. C'è nel secondo semestre appunto una situazione, soprattutto una persona che magari è legata al vostro passato che torna e con cui avete un attaccamento anche un po' eccessivo, comunque non particolarmente proficuo, però vedo che comunque questa persona, questa situazione che torna dal passato potrebbe essere anche l'occasione per creare appunto, per concentrarvi su il vostro futuro, ecco, per un certo verso, di cominciare a pensare a costruire un qualcosa che vi sta a cuore, comunque dà l'occasione di crescere, di lavorare per questa crescita nel ultimo quadrimestre. Insisto che la vostra carta centrale è quella del ponte, quindi sarà comunque un anno in cui dovrete, o meglio, avrete la possibilità di creare collegamenti con situazioni o persone che saranno vi daranno dei benefici. A livello relazionale, sentimentale, c'è questa figura del re di denari che appunto farà parte della vostra vita e con cui potrete anzi creare dei nuovi progetti, sarà un nuovo inizio con questo personaggio, anche in maniera decisa con l'asso di spade, che vi permetterà appunto di pensare a un futuro di crescita con questa persona. A livello lavorativo vedo che inizierete a seguire la vostra passione nonostante dubbi, atti di autosabotaggio che indicano il 3 di spade. Avete una specie di chiamata interna nel iniziare un'attività lavorativa che vi sta a cuore e riuscirete a iniziare appunto a lavorarci, a fare la vostra passione un lavoro. Per altri di voi invece la vostra attività lavorativa avrà un nuovo slancio che però appunto dovrete su cui dovrete lavorare anche
successivamente per mantenere questo slancio, appunto, sicuramente perché l'otto di denari è comunque una carta di lavoro, di routine, di costanza. Però appunto a livello lavorativo vedo che passati i dubbi, passati momenti di disappunto, appunto non vi freneranno dal migliorare, appunto, da avere un nuovo slancio vitale e nuova passione al lavoro. Per quanto riguarda le finanze, appunto, come ho detto poco fa, avrete probabilmente bisogno di un capitale anche per la vostra supportare la vostra attività probabilmente perché appunto c'è questo nuovo inizio, no? Soprattutto nel primo quadrimestre e in generale anche la carta del diavolo indica che comunque dovete fare attenzione a delle uscite un po' ricorrenti dovute magari a qualcosa che vi piace, che però appunto dovete saper gestire e regolare. La papessa mi dà proprio l'idea che magari potrebbe aiutarvi a seguire il ciclo lunare per quanto riguarda le spese e gli investimenti, quindi le vostre in generale attività finanziarie. Vediamo adesso un consiglio di un nuovo oracolo che mi piace molto, che è il Moon Oracle. E abbiamo la carta della dea Assira Ishtar, che è una bellissima carta. Ishtar è una guerriera, però anche associata all'amore, al dare, al nutrire. Come consiglio, questa carta indica che dovrete appunto lavorare per i vostri obiettivi, dovrete lottare per i vostri obiettivi o comunque più che lotta vi incita a mettervi in azione, un po' come il 3 di bastoni e l'8 di denari. Vi incita a mettervi in azione, a lavorare per quello che volete, magari anche cercare appunto aiuto, un aiuto anche professionale, no? Magari se pensiamo agli aiuti, cioè all'ambito lavorativo o finanziario, ecco. Perché appunto potrebbe essere determinante, quindi un aiuto, magari un collegamento, una connessione, come indica il ponte, con qualcuno che potrebbe essere fondamentale per voi. Ehm, Un'altra cosa è legata all'acqua, al segno dei pesci e quindi il mese di marzo, fine febbraio, fine marzo, insomma, il periodo dei pesci. Sarà, secondo questa carta, anche da tenere sotto d'occhio o comunque determinante per voi quest'anno. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se avete domande o dubbi, scrivete pure nei commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like e condividerlo con chi conoscete che possa essere interessato a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella dell'ametista viola. Vediamo subito le energie generali di quest'anno con lo scrigno degli oracoli per coloro che hanno scelto questa variante. E abbiamo la prigionia o il carcere. È una carta ovviamente che indica qualcosa che blocca, una situazione di blocco, una situazione di attaccamento a persone, situazioni, circostanze che non ci danno la libertà di agire. Vediamo adesso con le carte
dei tarocchi, se appunto questo senso di sentirsi fermi, di sentirsi imbrigliati, andrà a finire quest'anno oppure verrà a crearsi. Dunque, per quanto riguarda il primo quadrimestre, quindi da gennaio ad aprile, abbiamo l'asso di spade, il diavolo e il mago. Poi per quanto riguarda il secondo quadrimestre, quindi da maggio ad agosto, abbiamo il 9 di bastoni, il mondo e il 9 di spade. E poi l'ultimo quadrimestre che va da settembre a dicembre, abbiamo la ruota della fortuna, l'appeso e poi il sole. Effettivamente ci sono parecchie carte che indicano un senso di blocco, no? Abbiamo l'appeso sicuramente, ma poi anche il diavolo, e poi il 9 di spade, il 9 di bastoni, che indicano appunto un senso di possibilità di agire, e soprattutto la carta centrale è quella del mondo, che è la carta della ciclicità, scusate, la ciclicità, nel senso che è un ripetersi, no? Con questo ovale di eventi, quindi è sempre un po' un ripetersi di cicli praticamente, quindi mi dà un po' l'idea che tutto l'anno sarà un ripercorrere situazioni che si ripetono, con la conseguenza di sentirsi un po' sempre allo stesso punto, mettiamola così. Per quanto riguarda più nello specifico il primo quadrimestre, mi dà l'idea proprio che a voi avete proprio l'intenzione molto forte, molto assertiva di chiudere con dei legami, con delle situazioni che vi imbrigliano. Avete la carta del diavolo, che indica proprio un sentirsi fermi, un sentirsi imbrigliati da situazioni anche esterne, perché vedete è la catena che mostra appunto questo senso di un po' prigionia, no? Come indica la carta appunto della prigionia qui accanto. Però la carta appunto dell'asso di spade indica una ferma decisione appunto di tagliare queste catene, e soprattutto la carta del mago indica che avete sicuramente le possibilità e le capacità di farlo, perché il mago è colui che può cambiare le proprie circostanze secondo il suo volere, no? Questa è un po' la definizione del mago, e ha davanti a sé sul tavolo tutte le risorse, tutti gli elementi, le capacità, le conoscenze per poterlo fare. Quindi sicuramente nel primo quadrimestre, diciamo a livello anche di intenzione, avete un'intenzione molto forte in questo senso nel voler liberarvi da un senso un po' di oppressione e di prigionia che avete. Il secondo quadrimestre però vedo che faticate in questo senso, perché appunto c'è un po' un ripetersi, un continuare in questa situazione, come se voi vi trovaste sempre di fronte allo stesso tipo di problema.
tant'è vero che siete molto sulla difensiva e vi preoccupate, anche forse un po' eccessivamente, visto che il 9 di spade indica un po' pensieri, no? Che non... Adesso qui c'è una persona che non dorme la notte dalla preoccupazione, non credo sia il vostro caso, però diciamo indica appunto un pensare eccessivamente su questo problema, un arrovellarsi comunque, come dire, è anche eccessivo, no? Non giustificato tanto dalla situazione in sé, dal problema in sé, una preoccupazione che voi avete. Il 9 di bastoni indica un atteggiamento di fatica mentale, anche di difesa, perché appunto vi sentite anche un po' sotto attacco. Ora, il 9 di bastoni, vedete che c'è questo personaggio che si chiude dietro un muro di bastoni, quindi è un po' anche che per alcuni di voi vi chiudete voi stessi in una sorta di prigionia per difendervi da persone, da circostanze esterne. Però appunto questo tipo di atteggiamento non vi porta a liberarvi veramente dalla vostra questo senso di soffocamento, da questo senso di prigionia, anzi volendo un po' lo peggiora, diciamo. Mm, L'ultimo quadrimestre io lo vedo molto positivo in questo senso, di questa liberazione da questo senso di soffocamento, dal sentire la propria vita un attimino ferma, mettiamola così, perché c'è la ruota della fortuna, che è una carta di svolta, una carta di svolta chiave appunto per quanto riguarda questo anno, dove appunto la ruota gira a vostro favore. Questo però è questo cambiamento, questa opportunità che vi si presenta. Va colta ovviamente, perché appunto voi riusciate a liberarvi da questo senso di soffocamento sentito o reale, nel senso che è una situazione in cui vi sentite un po' in gabbia, no? Come potete fare? Beh, le carte dicono appunto che è fondamentale cercare un po' di guardare le cose da punti di vista diversi, perché l'appeso è colui che diciamo, guarda tutto sottosopra, no? Chiaramente, essendo con la testa in giù, e questo vi permetterà di trovare, di cogliere, di notare delle opportunità chiave nell'ultimo quadrimestre dell'anno, da settembre a dicembre, che vi permetteranno quindi di liberarvi da questo senso di soffocamento. Tanto è vero che all'ultimo abbiamo questa bellissima carta del sole che è decisamente promettente, perché è una carta di sicurezza in se stessi, di chiarimento mentale, di chiarezza mentale, nel senso che riuscite finalmente a portare alla luce magari anche le convinzioni che vi limitano, che non vi fanno agire, no? Quindi sicuramente è, secondo le carte, anche molto... questo risultato è anche molto dovuto a una riflessione che fate su voi stessi e sulla vostra vita, che vi permetterà appunto di liberarvi da circostanze che come dire, vi soffocano, ecco, in questo momento, quindi in questo anno che viene, insomma. Quindi, per ripetere, per riassumere, io vedo che per tutto l'anno cercherete appunto di liberarvi, di dare una svolta alla vostra vita, di liberarvi da situazioni o relazioni, insomma, che vi soffocano o che comunque avete un senso nella vostra vita di essere un po' appunto in prigione, no? Di essere, di non avere la capacità di muovervi,
di dare una svolta alla vostra vita. Ci proverete un po' tutto l'anno, però appunto diciamo, secondo le carte, riuscirete a farlo appunto nell'ultimo quadrimestre. ehm, perché cioè, potrebbe anche essere accelerato, per carità, però appunto avete questo atteggiamento di chiusura al mondo, di chiusura all'esterno, che appunto un po' soffoca, cioè va un po' contro i vostri tentativi di muovervi verso una direzione precisa. Comunque anche a livello proprio esterno vi arriverà un'opportunità appunto nell'ultimo quadrimestre che vi permetterà appunto di liberarvi da queste catene e da questi fardelli che vi appesantiscono. Per quanto riguarda in particolare l'ambito amoroso, relazionale, sentimentale, c'è ancora una chiusura da parte vostra. Io vedo questo 9 di bastoni come un atteggiamento di difesa da un possibile inizio di relazione che quindi stenta, mettiamola così, a partire appunto perché avete questo, vi mettete una barriera tra voi e una possibile relazione. Ehm, Ora, l'asso di spade indica un nuovo inizio, però è anche un inizio un po' aggressivo, quindi è possibile che ci sia in particolare una persona, qualcuno che venga da voi in maniera molto, molto decisa e questa cosa a voi non piaccia particolarmente. Quindi è un po', è un po' anche una difesa che mi dà l'idea non sia completamente inutile, insomma, perché effettivamente sembra che questa persona che si approccia a voi lo faccia in maniera anche abbastanza decisa. E il fatto che ci sia la ruota alla fine mi dà un po' l'idea che sia comunque una situazione che avete trovato appunto anche precedentemente nella vostra esperienza passata e che torna a ripetersi. E quindi ci possono essere delle circostanze che si ripeteranno quest'anno anche a livello amoroso e che appunto vi sentite che dovete difendervi da queste circostanze fondamentalmente. Non vedo tanta passione, appunto, vedo più che altro una volontà un po' di stare per conto proprio, di difendervi da possibili avance o comunque se siete in una relazione ci può essere appunto come dire, una forma di difesa nei confronti di questa relazione perché magari ci sono delle circostanze che non vi piacciono molto e su cui dovete appunto lavorare con il vostro partner, ovviamente. La carta dell'asso di spade comunque è anche una carta che indica che bisogna chiarire certi punti nella relazione. È importante fare chiarezza perché appunto la relazione evolva in maniera positiva, ecco. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, abbiamo che è abbastanza importante per voi quest'anno perché ci sono tre arcani maggiori, ci sono dei problemi che si ripetono sempre di più, insomma, nel senso che a livello lavorativo in particolare vedo appunto che è fondamentale questo ripetersi di situazioni vissute e che possono, quindi questi cicli che si ripetono, queste problematiche che continuate a trovare davanti a voi, hanno bisogno di un diverso atteggiamento da parte vostra per essere
interrotte, nel senso che dovete probabilmente lasciare andare situazioni che non sono che non vi danno dei benefici, ma che continuano a rimanere nella vostra vita lavorativa, creano dei legami che in realtà non vanno chiusi, e questo può essere fatto appunto se voi lasciate un po' andare, insomma, ve le lasciate alle spalle con la carta del appeso. A livello finanziario, potrete avere quest'anno appunto un po' di ansia, un po' di preoccupazione con il 9 di spade, però in realtà le carte dicono di non preoccuparvi, perché soprattutto verso il famoso ultimo quadrimestre, con il sole, vedo dei guadagni, insomma delle entrate anche molto importanti, e soprattutto vi dicono non preoccuparvi, perché voi avete tutte le qualità per iniziare, per portare delle nuove entrate nella vostra vita. La carta del mago è estremamente interessante, perché sta dicendo che dipende da voi avere più entrate o meno, insomma. Quindi sicuramente magari volete iniziare una nuova attività, avete delle preoccupazioni, però le carte vi dicono che avrete successo nel vostro percorso. Quindi a livello finanziario io vedo molta positività, nonostante voi abbiate un po' dei blocchi, delle ansie dovute, insomma, espresse dalla carta del 9 di spade. Però diciamo io in generale vedo che c'è una ripetizione di situazioni, di cicli quest'anno, che solo verso la fine dell'anno riuscirete un po' a sbloccare, come dire, frenare, cioè a eliminare questa ripetizione di cicli, che è rappresentata appunto dalla carta del mondo. Ci sono delle situazioni che vanno assolutamente chiuse secondo le carte, perché appunto altrimenti continuate a rimanere in questo stato di prigionia, di catena, di legami che non vi fanno agire, che non vi fanno andare per la strada che volete voi, ecco. Vediamo adesso i consigli dell'oracolo, The Moon Oracle, che è molto bello, e farò un video su questo. E abbiamo la carta di Ecate. Ecate è la dea della stregoneria, è una dea lunare, no? Con tre volti che rappresentano un po' le tre fasi principali della luna, no? Rappresenta anche il fatto che può guardare in tutte le direzioni. È una dea molto potente e in particolare consiglia sempre di chiudere con situazioni che non ci servono più, e quindi la trovo molto in linea con tutta la lettura e con la carta questa della prigionia. È espressione appunto di una situazione che ci lega al passato e che non ci fa andare avanti, e questa carta consiglia appunto di tagliare con il passato, perché o lasciarlo andare, insomma, non è che deve essere per forza un taglio, però insomma guardare al futuro, guardare soprattutto al presente, non farsi condizionare da esperienze passate, chiudere legami che non ci servono o più, e che ci fanno sentire appunto prigionieri o comunque vincolati, non liberi di agire appunto nella direzione che vogliamo. È legata al Capricorno come segno astrologico, per cui sicuramente gennaio del prossimo anno è un momento chiave per iniziare a pianificare una nuova strada, come indica l'asso di spade, a
formulare delle intenzioni per pianificare un nuovo cammino, una nuova fase nella nostra vita. Bene, spero che questa lettura vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere il like e a condividerlo con chi pensate possa volerlo guardare, possa essere interessato. Se avete domande o dubbi, scrivete tranquillamente nei commenti e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella dell'agata azzurra. Vediamo subito le energie che, come dire, influenzano un po' tutto l'anno per coloro che hanno scelto questa variante con l'oracolo, lo scrigno degli oracoli, e abbiamo la carta di Vulcano, che ha questo dio che lavorava i metalli, aveva una fucina, ha creato anche la folgore di Giove. Vedete che questa carta è impegnata appunto ad affilare, a forgiare una spada, ed è appunto il dio del fuoco, il dio della forza del vulcano, no? Quindi è una carta di ehm, distruzione, nel senso un po' come la torre, di buttar giù vecchi approcci, di buttar giù vecchi concetti, creare un qualcosa di nuovo, perché poi era un dio che creava, no? Che forgiava il metallo, era un creatore, era un artista, è un dio, cioè, che appunto ha la possibilità di ehm, appunto di creare, di forgiare i materiali in una maniera secondo i propri desideri, un po' come la carta del mago, a me ricorda molto. Quindi è sicuramente una carta di cambiamento, ma anche di trasformazione e soprattutto di volontà di trasformazione della propria realtà secondo i propri desideri, ecco, secondo me. A me dà molto questa idea, quella di Vulcano come carta. Adesso vediamo cosa ci dicono i dettagli i tarocchi, e abbiamo il primo quadrimestre che quindi va da gennaio ad aprile. Iniziamo con il 10 di bastoni, il 4 di denari e il cavaliere di spade. Poi il secondo quadrimestre che va da maggio ad agosto, abbiamo il diavolo, il 4 di bastoni e il 2 di coppe. E poi l'ultimo quadrimestre che va da settembre a dicembre abbiamo la carta del giudizio, il 3 di spade e la carta degli amanti come finale. Dunque, la carta un po' centrale di tutta la stessa è il 4 di bastoni, il che indica che il tema fondamentale di quest'anno sarà ricercare una stabilità materiale, emotiva, comunque un piano di appoggio, una stabilità, insomma, fondamentalmente nella propria vita. Vediamo che il primo quadrimestre indica la fine di un ciclo con il 10 di bastoni, un portare a termine un'attività che si era iniziata tempo prima, ovviamente, che appunto inizia a creare le basi di una stabilità anche materiale con il 4 di denari. Vedete, questo signore si aggrappa un po' alla propria
stabilità, le proprie risorse anche finanziarie. Quindi vediamo che insomma l'anno inizia con dei risultati che arrivano perché c'è una base stabile appunto rappresentata dal 4 di denari. Il cavaliere indica un'accelerazione degli eventi alla fine del quadrimestre, delle notizie, una volontà una comunicazione fondamentalmente, io la vedo molto così, che arriva verso di voi e ehm, a cui per un certo verso non siete molto aperti fondamentalmente perché vedete che voi siete un po' trincerati su voi stessi, sulle vostre risorse col 4 di denari, mentre arriva questa comunicazione, questo anche personaggio, potrebbe essere anche una persona che arriva da voi con delle cose da dirvi o da comunicarvi o comunque con un atteggiamento molto impetuoso e voi siete un attimo così un po' insomma, non particolarmente rassicurati, ecco, da questo atteggiamento un po' così molto, molto vitale, ecco, mettiamola così, perché il cavaliere di spade è comunque un'energia molto, molto veloce, anche un po' impetuosa, appunto, come fa capire chiaramente il disegno di questo cavaliere in accelerazione, diciamo, no? Quindi comunque il primo quadrimestre inizia con una comunicazione da parte di qualcuno che vi turba un attimino, secondo me, o che comunque prova a scalfire il vostro status quo, mettiamola così. Ehm, il secondo quadrimestre io lo vedo appunto stabile, nel senso che create una vostra stabilità, un vostro equilibrio con il 4 di bastoni, anche con dei legami molto forti. In questo caso io il diavolo lo vedo in maniera positiva perché diciamo legato a delle carte che mettono in luce questo aspetto diciamo anche passionale. Potrebbe essere appunto anche una passione sentimentale con una persona perché c'è il 2 di coppe che crea appunto una certa stabilità anche emotiva dentro di voi, insomma. Poi vedremo nei dettagli quando parleremo della situazione sentimentale, però per il momento vedo che appunto la parte centrale dell'anno è legata a questa stabilità, questa vita molto equilibrata, ecco, mettiamola così, anche se il diavolo è sempre un po', dà sempre un po' l'allerta che insomma ci sono dei legami che possono essere eccessivi, insomma, ecco, quindi bisogna un po' fare attenzione. L'ultimo quadrimestre ci sarà una scelta da fare, c'è come appunto di nuovo c'è una comunicazione con la carta del giudizio, no? Che indica anche magari qualcuno che conoscete già, che magari vi vuole appunto chiamare per una certa situazione, o vi vuole, insomma, vuole mettersi in contatto con voi di nuovo. È una comunicazione che vi farà male, nel senso che comunque il 3 di spade è comunque sempre una carta no sofferenza, ma insomma disappunto, delusione o comunque un qualcosa che vi fa, non è che
vi fa star benissimo, insomma, ecco. Anche perché implicherà appunto una scelta magari abbastanza fondamentale con la carta degli amanti, che quindi potrebbe appunto essere una scelta difficile da fare, decidere fra vari cammini. Io metterei un'altra carta sugli amanti perché finisce un po' l'anno così con questa scelta che io sinceramente vorrei capire meglio di che si tratta. Mm. E ci sono dei cammini nuovi con il paggio di bastoni, vedo che c'è una scelta nel senso di iniziare probabilmente un percorso nuovo, siete agli inizi di un percorso nuovo e dovrete prendere appunto la decisione di percorrerlo o meno. Il 5 di bastoni può indicare appunto che è un percorso, quello che si trova davanti a voi, che può essere anche un po' esagitato, un po' frenetico, e quindi questo può portare a dei dubbi da parte vostra. Comunque ecco, non è una scelta che farete alla fine dell'anno, la farete più tardi. Diciamo, la scelta si porrà a voi e vedremo come andrà a finire, perché è come se appunto attraverso la comunicazione del giudizio dovrete decidere se accettare o meno un nuovo percorso, che è un po' un'avventura, come indica il paggio di bastoni, qualcosa di nuovo, un po' così che conoscete poco e quindi dovrete decidere se accettare, diciamo, questa opportunità o meno, e vi arrovellerete parecchio perché il 3 di spade indica arrovelamenti mentali, magari delle rinunce che implicherebbe una scelta in tal senso, e quindi questa specie di sofferenza, di, di pena, insomma, che questa decisione porta. Tra l'altro la carta del vulcano mi dà anche proprio che è legata a questa situazione perché appunto è un po' il forgiatore del proprio destino, e quindi evidentemente vi sta a indicare che in questa situazione dovrete creare un po' dal nulla o comunque dalle risorse che avete questo vostro percorso, e questo un po' vi potrebbe spaventare. Per questo ecco c'è la carta del vulcano. Comunque, riassumendo in generale, direi che all'inizio dell'anno mm, vi trovate concentrati a creare appunto una stabilità anche finanziaria concreta nella vostra vita, state portando a termine, porterete a termine dei progetti che avete in atto, e sarà anche diciamo un periodo come dire un po' accelerato, con magari anche dei viaggi o comunque mm, delle attività in corso un po' accelerate questo quadrimestre, perché appunto c'è il cavaliere di spade che indica appunto cambiamenti, movimenti, comunicazioni, decisioni da dover prendere in maniera veloce, e questo può un po' appunto sconcertare il vostro bisogno di stabilità, e questo bisogno di stabilità verrà a manifestarsi soprattutto nel secondo quadrimestre, dove vi vedo molto
equilibrati, molto creare, magari state creando una relazione o magari adesso vedremo più tardi, però insomma vedo una persona vicino a voi con cui voi riuscite a creare appunto una stabilità, una vita stabile, anche con un legame molto intenso che potrebbe appunto creare un po' dei vincoli pesanti, comunque diciamo, una specie di dipendenza emotiva e psicologica nei confronti dell'altra persona, con la carta del diavolo. Nell'ultimo quadrimestre vedo appunto che c'è l'occasione, una comunicazione, un'offerta, un venire a voi di un'opportunità che porrà di fronte a una scelta importante che non farete quest'anno, dovrete fare più tardi, però insomma intanto ci pensate, vi preoccupate con il 3 di spade, però ecco, sembra appunto che c'è un'opzione davanti a voi verso la fine del quadrimestre che potrebbe appunto portarvi a buttarvi in un percorso nuovo, un po' più avventuroso rispetto al solito, con magari altre persone da incontrare che potrebbe essere anche frenetico, per carità, o anche molto pieno di attività da fare. Nell'insieme non mi sembra un percorso particolarmente preoccupante, però insomma sta a voi decidere, perché evidentemente il 3 di come il 3 di spade indica, potrebbe appunto una scelta in questo senso, verso questa opzione, potrebbe portare a una separazione, a delle rinunce da fare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, qui vedo che c'è appunto un legame nella vostra vita che però si trascina un po' a fatica, c'è molta codipendenza con la carta del diavolo, si trascina un po' a fatica perché sembra anche un po' venire un po' a esaurirsi questa energia di questo rapporto con il 10 di bastoni, no? Questo personaggio che un po' fa fatica a portare avanti questo legame però ecco e avrete probabilmente durante quest'anno l'ispirazione, diciamo, di vedere, valutare questo tipo di relazione, se fa il caso vostro, di cercare un attimo di risvegliarla oppure di capire dove si può intervenire per poter migliorare il rapporto o se siete codipendenti, cioè nel senso se frequentate o comunque siete dipendenti emotivamente da una persona, cercherete di comunque liberarvi un attimo da questa catena psicologica ed emotiva, ecco, con la carta del giudizio. Per quanto riguarda il lavoro, di nuovo, io ho l'impressione che dovrete rinunciare a quello alla stabilità che vi siete conquistati nel tempo col 4 di denari e il 4 di bastoni, perché il 3 di spade dà un po' l'idea che dovrete fare delle scelte, come indica la carta degli amanti, che metteranno sotto, qua, sotto sopra un po' questa stabilità raggiunta. Magari ci saranno appunto, come ho detto prima, delle nuove opzioni che magari sono tentatrici e non saprete se accettarle o meno, perché appunto scombussolerebbero la stabilità che avete nella vostra vita. Quindi a livello lavorativo vedo che c'è stabilità, ma anche appunto queste nuove opportunità possono scombussolarvi, però ecco vi tentano anche perché questo 3 di spade insieme alle altre due
dà un po' l'idea che questa stabilità vi sia un po' stretta, ecco il concetto base. Ci sia qualcosa che vorreste cambiare comunque. Per quanto riguarda le finanze, è interessante perché secondo me saranno molto influenzate da una collaborazione, da una relazione con un'altra persona, sia che sia il vostro partner di vita, sia che sia il vostro partner di lavoro, comunque sarà, diciamo, fondamentale, una collaborazione con un'altra persona, come indica il 2 di coppe, che porterà appunto magari a dover fare delle scelte che implicheranno appunto dei cambiamenti anche a livello finanziario. Ehm, Tutto sommato, io direi che anche le finanze sono legate appunto a questa scelta che dovrete fare alla fine dell'anno. Ci saranno dei cambiamenti, può essere un cambiamento di residenza, può essere un cambiamento ehm, di casa, un cambiamento nell'attività lavorativa del vostro partner anche, che possono implicare delle influenze a livello finanziario. Però appunto il 2 di coppe dà l'idea che comunque siete in una partnership sia di vita che o di lavoro per alcuni di voi su cui comunque potete contare. Quindi in generale direi che questo anno è focalizzato su dei cambiamenti sostanziali che arriveranno nell'ultimo quadrimestre, cambiamenti ehm, che vi saranno offerti, mettiamola così, o comunque sì, che vi saranno offerti e questa opportunità potrebbe sconvolgere la vostra routine, la vostra stabilità sia sentimentale che lavorativa e questo vi porterà appunto molti punti interrogativi e anche un certo disagio con il 3 di spade. Quindi insomma qui si tratta di mettere in discussione la vostra routine, ecco, la vostra quotidianità, la vostra stabilità. E non dovrete decidere quest'anno, probabilmente dopo, però insomma, ecco, alla fine dell'anno sarete posti di fronte ad una scelta e dovrete pensarci ovviamente in maniera profonda, ecco. Vediamo cosa dice l'oracolo della luna, il The Moon Oracle. Ehm, Abbiamo Era, che era la moglie di Zeus, quindi la regina degli dei, no? La madre degli dei, mettiamola così, come Zeus era il padre e il re degli dei. E, è una carta di appunto di casa, di famiglia, di stabilità. Sta a indicare tendenzialmente che per mantenere questa stabilità dovete anche come dire, accettare dei compromessi, ecco. Quindi questa carta vi suggerisce comunque di non fare scelte radicali subito, pensarci e soprattutto cercare di capire a cosa potete rinunciare per mantenere la stabilità che voi volete, ecco. Considerando anche però che Vulcano è una spinta energetica molto un po' come la torre dei tarocchi, no? Molto sovversiva, cioè nel senso che sarete spinti, avrete questa spinta a buttare un po' giù tutto. Quindi non è facile perché sarebbe un po' far quadrare il cerchio, nel senso che da un lato vedo che vorreste mantenere la vostra stabilità, dall'altro volete dei cambiamenti che però potrebbero metterla a rischio. Quindi, secondo me, in questo senso, la carta di Era sta dicendo sì, fate questi
cambiamenti, però non in maniera molto radicale, cercate se possibile di, di fare un compromesso con voi stessi, insomma, o con altri se questo è possibile, insomma. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se avete domande, dubbi, eccetera, scrivetela pure nei commenti. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. E se volete condividere il video con qualcuno che potrebbe essere interessato a vederlo, mi farebbe molto piacere. Bene, noi ci vediamo presto. Ciao!